principio fu Matribox, poi venne Matribox 2. Ora, fresca di fabbrica, arriva Matribox 2 Pro, una pedaliera che ho provato, mi ha stupito e ha delle caratteristiche assolutamente nella sua fascia di prezzo, nella sua categoria, sorprendenti. Questa pedaliera combatterà e vincerà molte battaglie con molte blasonate sue coetanee. Ecco, andremo a vedere in questo video tutte le sue caratteristiche, suoni di fabbrica, e in un prossimo video invece approfondirò il discorso editor. Io direi, senza perdere molto tempo, andiamo subito a vederle. Vi prego prima, se già non siete iscritti al mio canale, di considerare di iscrivervi, perché mi dareste una grossissima mano e il canale crescerà sempre più, vi porterò sempre più contenuti di varia natura. Grazie ancora. Allora, andiamo subito a vedere a fondo questa novità. Una prima novità è che sul retro della macchina c'è il tasto per accenderla e spegnerla. Prima bisognava inserire o disinserire la spina, molto più comodo così. Tasto menu per viaggiare sul menu della macchina, poi vediamo, ma la novità è appunto lo schermo touch, un buono schermo che risponde molto bene al tocco, veramente molto utile. Adesso guardiamo un attimo la parte posteriore, cominciamo da un'entrata per un pedale d'espressione, poi c'è l'input per la nostra chitarra, un effect loops, un send e un return, anche per il metodo 4 cavi, un XLR out bilanciato, che questo è utilissimo soprattutto nelle situazioni live, un ground lift per inserire o disinserire la massa, un output anche questo però sbilanciato, jack, un'uscita aux per collegamento, scusate, un ingresso out per il collegamento di cellulare, telefono, lettore MP3, un'entrata cuffie, un'uscita MIDI in e out e una presa USB di tipo C per accedere all'editor e a eventuali upgrade della macchina. Poi il tasto 25, appunto dicevo, è il tasto di accensione e spegnimento, e il 26 è l'alimentazione a 9 volt. Già nella parte posteriore questa macchina ha avuto delle notevoli migliorie. Rispetto alla precedente Matribox 2, le differenze sono piuttosto evidenti. Questa è molto più grande e voluminosa, ha un aspetto più diciamo professionale, dà una impressione di grande robustezza, tutta in metallo, sopra e sotto. Anche il pedale d'espressione è in metallo. I foot switch sono aumentati e ora sono 6, sono programmabili sia in modo stomp che in modo preset. Ha un looper da 90 secondi mono oppure da 45 stereo e una drum machine con 100 patterns, molto ampliata molto anche la programmabilità in questo senso. 63 amplificatori fra i più famosi e conosciuti, di cui 5 per basso e 2 per chitarra acustica. 61 cabinet, anch'essi fra i più famosi al mondo, e come dicevamo lo schermo touch che senz'altro è un notevole plus. Registra a 44.1 MHz e tutti i suoni che sentirete da adesso, molto presto, adesso ve lo prometto, saranno registrati direttamente dalla Matribox, che può appunto fungere anche da scheda audio. Per cui andiamo a sentire subito un po' di preset di fabbrica. Ce ne sono di molto interessanti. Come si sa, non tutti sono bene, ma ci sono anche 63 slot vuote dove si può costruire il proprio suono. Ovviamente anche i preset di fabbrica si possono modificare a proprio piacimento. Nella catena effetti si possono inserire fino a 3 o 4 effetti uguali, come non so, 3 tipi di distorsore, uno vicino all'altro,
e questa è una ottima caratteristica. Ci sono 12 slot, di cui due chiaramente per l'ampli e il cabinet, e poi tutti gli effetti possibili e immaginabili, più di 100 effetti. Ok, basta parlare, andiamo a sentire un po' di suoni. Andiamo a vedere adesso alcune cose della programmazione di questa macchina. Come vi dicevo, i vari switch si possono programmare in Stomp Mode o in Preset Mode. Qui vedete Stomp, con il touch vado in Preset e si possono modificare gli effetti. Altro sistema per andare da Stomp a Preset è schiacciando contemporaneamente questi due switch. Vedete che è subito cambiata e si torna in Stomp Mode. Allora, in Stomp Mode vedete c'è la catena effetti che schiacciando questo tasto si vede molto meglio e si va volendo anche a modificare i vari effetti. Adesso ad esempio qui c'è un compressore, si può mettere compressore 1, compressore 2, si torna indietro, qui c'è un booster, si torna ancora indietro. Sì, vedete che è molto semplice. Anche l'amplificatore, adesso c'è un 50-51 di Van Allen, si può andare, non so, a mettere un angle se si vuole. Questi sono i preset di fabbrica che, come vi dicevo, si possono modificare. Ecco, c'è il tasto save per salvare la modifica, oppure si torna indietro. Come dicevo, c'è la possibilità di modificare la catena effetti. Questo è il tasto che ci fa vedere tutta la catena. Volete inserire ad esempio un wah-wah, vedete tutti gli effetti alla base. Andiamo su wah-wah, lo trasciniamo ed eccolo inserito in catena. Il wah-wah è meglio metterlo per primo e lo spostiamo. Ecco, per comandare il wah-wah
ovviamente ci vuole il pedale d'espressione. Andiamo sul pulsante Control che ci dà tutti i parametri della pedaliera. Vedete, adesso è sui 4 switch. Andiamo sul pedale d'espressione 1A e per default è impostato sul volume, per cui alzandolo e abbassandolo si va a modificare il volume. Con questo tasto andiamo a cercare, eccolo qui, wah-wah, c'è il wah-wah e basta solo tornare indietro ed ora il pedale d'espressione è settato su wah-wah. Mi sembra una cosa molto semplice, lo sapete. Poi ovviamente potete salvare o meno la cosa col tasto save, date il vostro nome oppure cambiate nome e lo salvate come nuovo preset. Molto semplice. La drum machine, come dicevo, è molto completa, ha più di 100 patterns per vari stili musicali. Da qualunque preset vi troviate potete entrare nella modalità drum schiacciando il tasto drum, tenendolo premuto un paio di secondi. Vedete, si va appunto nella schermata drum. Allora si può passare per vari generi, vedete c'è rock, blues, funk, ogni genere ha i suoi patterns, blues, funk, ma i generi sono molti ovviamente e ogni genere ha 7, 8 o forse anche di più, vedete, patterns disponibili. Con questa manopola si aumentano o diminuiscono i BPM, questo è il volume della batteria e con questa si attiva o si disattiva il sincronismo con la musica. Ecco, anche questa è una veramente ottima cosa. Il looper è da 90 secondi mono o da 45 secondi stereo, come ho già accennato. Accedervi è molto semplice, si premono lo switch C e lo switch D contemporaneamente e si entra nel looper, nella schermata looper. Approfondirò il looper nel video che farò sull'editor, vi faccio solo vedere velocemente. Siamo nella schermata del looper. Con il tasto A facciamo partire la registrazione sulla quale si può più volte incidere un'altra diciamo registrazione. Si va avanti così finché con il tasto B si stoppa definitivamente. Ecco, andremo a vederlo con molta più attenzione, però sappiate insomma che anche questo è di una facilità estrema e soprattutto è molto utile e si può usare in combinazione appunto con la drum machine, sincronizzandola con il looper. Tiriamo un po' di somme. Questa pedaliera mi è piaciuta e mi è piaciuta molto. A chi mi sento di consigliarla? Io direi la consiglio a tutti, sia ai chitarristi che suonano a casa loro tranquillamente, sia ai chitarristi che suonano dal vivo, che suonano diciamo anche in modo semi professionale, sia ai fighetti che se non hanno l'Head Rush con l'autotune o l'ultima Moer con l'intelligenza artificiale non si muovono. Ecco, muovetevi invece, perché con questa pedaliera potete fare tutto quello che avete in mente, insomma non ha l'intelligenza artificiale, ma credo che ci si possa vivere bene ugualmente, assolutamente senza problemi. Ha tutto, potete lavorarci dal vivo con le uscite XLR, potete registrare con la presa USB a casa, potete fare quello che volete. Ha 63 amplificatori, 61 cabinet, ha veramente una ottima qualità sia di amplificatori sia di effetti. E allora non è un marchettone,
voglio precisarlo questo. Sonic mi ha inviato la pedaliera come l'ha inviata a tutto il mondo di YouTube, dicendomi fai una recensione. Non mi ha detto parlane bene o parlane male. Beh, ovviamente non mi ha detto parlane male, non mi ha raccomandato di dire nulla. Tutto quello che ho detto è farina del mio sacco ed è il mio pensiero. Non è chiaramente un miracolo, non è che qui con 300 euro vi portate a casa un camper o un quad cortex o cosa, ma a cosa vi serve un quad cortex? Qui vi chiedo, il 90-98% dei chitarristi cos'è che ha? Il suo gruppo con cui va fuori a fare delle serate e non ha certo bisogno di avere un quad cortex o un camper, cioè, se lo vogliono i soldi sono loro, ma con questa si può fare assolutamente una bellissima figura. E ovviamente sì, lo sai tu che hai una Sonic Cake, ma chi ti guarda da fuori non ha nessuna idea che tu possa avere una Sonic Cake o un quad cortex, il suono è ugualmente buono. Ecco, poi vabbè, qui si apre un discorso, c'è chi bada più al marchio che al sodo. Qui bisogna badare al sodo, nel senso che in questa pedaliera c'è tutto quello che serve e anche di più. Sappiamo bene che le pedaliere come queste alla fine si usano sempre i soliti preset, le solite cose, si fanno i propri suoni, si importano alcuni suoni, ma però alla fine il potenziale che si sfrutta è sì e no il 30 al 40% di quello che possono dare queste macchine. Per cui cosa ti compri una Mower da 1200 euro quando alla fine di quei 1200 euro usi un 20, 30, 40%? Prenditi una Sonic da 300 euro che ha delle ottime qualità, degli ottimi suoni, e la sfrutti al 90 all'80% perché è facile, e questa è un'altra delle sue doti, è facile da usare, è assolutamente facilissima da usare. Dico, la faccio grande, in una settimana non so di utilizzo la si padroneggia tranquillamente. Poi andremo a vedere in un prossimo video approfondiremo anche il discorso dell'editor, che anche questo è fatto molto bene, molto semplice, e si possono ottenere tutte le cose che si ottengono spippolando con le mani e qualcosa anche in più. È molto semplice da usare e vale la pena usarlo soprattutto in casa o in sala prove, insomma, per cui con l'editor si vive assolutamente meglio. Poi farò in questo video anche una prova di vari amplificatori per farvi sentire la qualità di questi amplificatori. Per cui questa pedaliera, lo ripeto, mi è piaciuta, la raccomando senza nessun problema, e spero che questo video vi abbia un po' aperto la mente su quello che può fare o non fare. Ovviamente potrei avere fatto un video molto più lungo perché ci sono tante cose da scoprire, però alla fine credo che stando dentro i 15-18 minuti ci stiamo, insomma, per cui ci vediamo molto presto con un approfondimento. Nel frattempo vi saluto e vi ringrazio per avermi seguito. Ci vediamo alla prossima. Ciao e grazie.